Ciao a tutti e benvenuti a Hablemos de Calcio. È il giorno dopo Milan-Napoli, partita che, come sicuramente saprete, è stata vinta dai ragazzi di Antonio Conte. Napoli dunque sempre più leader della classifica, partenopei che se ne stanno comodamente seduti sul divano a guardare cosa faranno le dirette concorrenti. Tuttavia penso che sia l'Inter che affronta l'Empoli, squadra che ha creato non pochi problemi a Napoli, sia la Juventus che gioca contro il Parma, porteranno a casa i 3 punti. In questo turno, pertanto, l'impegno più complicato era per il Napoli e il Milan. Questo sottolinea ulteriormente quanto siano stati importanti i 3 punti conquistati e nella peggiore delle ipotesi le inseguitrici manterranno la distanza invariata. Nel precedente video avevo detto che con il Milan cominciava un ciclo sicuramente più probante delle prime partite di campionato e che avrebbe potuto dirci molto sul cammino del Napoli in campionato. Abbiamo cominciato con il piede giusto, ma ne parlo tra un attimo. Prima, come sempre, vi invito a iscrivervi al canale. Dunque, che partita è stata Milan-Napoli? Sicuramente un match di grande intensità, sia chiaro, bel gioco non se n'è visto, ma la partita è stata comunque gradevole. Ieri sera al Meazza il Napoli si è confermato squadra cinica che ha inquadrato 4 volte la porta difesa da Magnan, segnando 2 gol. Sulla sconfitta del Milan il portiere francese secondo me ha qualche responsabilità, sebbene va detto che in occasione dei 2 gol non è stato ben protetto dalla difesa. Tuttavia il gol del vantaggio del Napoli è stato originato da una sua leggerezza. Il portiere è uscito fuori area palla al piede, pressione di Anghissà che di fatto ha indotto Magnan all'errore con un passaggio frettoloso e impreciso su Musa che neanche si è impegnato più di tanto, recupero palla di McTominay che ha anticipato l'intervento di Morata e immediata verticalizzazione di Rachmani su Anguissa che non ha creduto ai suoi occhi come i due centrali del Milan abbiano lasciato libero Lukaku. Il Milan non si è abbattuto nonostante il gol a freddo e anzi ha cominciato a portare avanti una serie di attacchi martellanti che però sono andati a sbattere contro il muro del Napoli. Sì, gli azzurri si sono abbassati parecchio, concedendo al Milan però solo il tiro da fuori area, cosa che tuttavia ha fatto correre qualche rischio. Perché insisto sulle responsabilità di Maignan nella sconfitta del Milan? Perché secondo me la differenza l'hanno fatta i portieri, nel senso che Meret, mi pare su Ciucuese, ma potrei sbagliarmi, ha fatto ciò che non ha fatto Maignan in occasione del gol di Kvaratskhelia. Parliamo di tiri simili per potenza, angolazione e altezza del tiro, mentre su Ciucuese, ripeto, potrei confondere calciatore, Meret si è dato la spinta necessaria con le gambe ed è intervenuto come meglio non poteva su un pallone che gli è rimbalzato davanti. Magnan non si è data la spinta per parare il tiro di Kvaratskhelia e badate bene, la visuale di Magnan era libera, ha visto partire il pallone. Per il resto il Napoli ha fatto una partita corta, prudente. Conte ha disposto 2 linee, una di 5 e l'altra di 4 a difesa dell'area ed ha neutralizzato gli attacchi del Milan. Ho visto qualche disattenzione da parte di Buongiorno, vedi quando intorno al 27esimo del primo tempo ha fatto un passaggio nella sua area di rigore permettendo a Musa di calciare in porta e non mi è piaciuto neanche in occasione del gol poi annullato per fuorigioco a Morata. In definitiva è stata una vittoria meritata che consolida la classifica e fortifica il morale, una vittoria che dà consapevolezza alla squadra delle sue potenzialità. Se nel precedente video avevo detto che ero fiducioso per questo ciclo di 6 partite fino alla sfida con la Lazio, alla luce della vittoria a Milano, non posso che ribadire il concetto con un pizzico di ottimismo in più. Adesso testa all'Atalanta, avversario complicato ma non uno scoglio insormontabile, e poi si penserà all'Inter che rappresenta la cima più difficile da scalare, ma il Napoli secondo me è ben attrezzato per l'arrampicata. Io vi saluto, vi do appuntamento per il prossimo video, se non l'avete fatto date uno sguardo al video su Cubarsi pubblicato qualche giorno fa e iscrivetevi al canale. Ciao e alla prossima!